lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Con il sodalizio sacerdotale mariano internazionale vi invitiamo al raduno del 12 aprile a Milano alle ore 13:30, domenica 12 aprile per la festa della Divina Misericordia. Sarà un momento di grazia, ci sono altri sacerdoti che in questo momento non potevano essere qui e che verranno tutti a Milano per questo momento di grazia. Sarà una nuova Pentecoste, il Signore ci raduna da più parti di tutto il mondo, come nella Pentecoste, negli Atti degli Apostoli, perché possiamo poi andare in tutto il mondo a portare il messaggio della salvezza, il messaggio del Vangelo, il messaggio della verità e soprattutto la nostra appartenenza a María. Invitamos a todos los sacerdotes del fiel remanente de esta iglesia verdadera para que se reúnan y vayan a este encuentro tan hermoso que será con nuestro vicario, el vicario de Cristo. Los invitamos a todos. Un saludo para todos los remanentes de todo el mundo, especialmente de Italia y de México, donde también habrá una visita del Papa en junio. Felicidades! Con il rosario in mano, popolo dei rosarianti, vi diamo appuntamento domenica 12 aprile a Milano, festa della Divina Misericordia. Avanti con Maria. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa giornata a tutti voi, miei cari figlioli, nei sacri cuori di Gesù e di Maria e nel cuore castissimo di San Giuseppe. Ben ritrovati con la nostra rubrica mattutina Santi e Caffè. Oggi è lunedì 2 marzo e iniziamo questo mese. Io mi trovo a Miami, quello che vedete alle mie spalle non è un quadro. Voi penserete che è un fotomontaggio, no, vi assicuro che è tutto reale. Questa è la finestra della stanza, non è mia, è una delle stanze dell'hotel, e quello che vedete è un po' una parte dell'immenso skyline americano. Come sapete, io ho messo per la prima volta piede nella mia vita negli Stati Uniti proprio mentre iniziava la guerra contro l'Iran. Ecco, abbastanza interessante questa misteriosa coincidenza. E sì, come mi era stato detto, è vero, l'America è grande, cioè c'è proprio il senso della grandezza negli States, per chi viene per la prima volta. È tutto grande, tutto grande, tutto grande, dispersivo per noi che veniamo da un'esperienza, diciamo, molto più, come dire, circoscritta. Ecco, come vedete alle mie spalle c'è questa sequenza mozzafiato dei grattacieli costruiti in questi ultimi, penso, 20-30 anni, e sullo sfondo forse si dovrebbe la laguna. Chiedo alla regia se la diretta è buona oppure no, perché vedo a scatti nella mia... E perché non lo dite, regia? Perché non lo... Eccoci qua, carissimi, non funzionava bene la connessione, speriamo che così vada meglio. Ripeterò rapidamente tutto. Eccoci qui, oggi è lunedì 2 marzo, iniziamo questa giornata nei Sacri Cuori di Gesù e di Maria nel cuore castissimo di San Giuseppe. Mi trovo negli Stati Uniti d'America, a Miami. Quella che vedete alle mie spalle, come avevo detto, non so se siete riusciti ad acchiapparlo, non è un fotomontaggio, è invece tutta vera questa immagine che vedete alle mie spalle. È una parte dello skyline americano a Miami, come penso in tutti gli States, in tutte le città degli Stati Uniti, dove più dove meno c'è questo. Mi trovo infatti in una delle stanze d'hotel
stelle, questo vedete è proprio il vetro della stanza e quello è proprio lo skyline, sullo sfondo forse dovrebbe anche vedersi la laguna. Sono arrivato negli Stati Uniti sabato, venendo da Medellin, e ho trovato quello che appunto vi stavo dicendo, ho trovato una America che pensa in grande. Vi dicevo poc'anzi, anche colpisce il fatto che abbia dovuto viaggiare sapendo dell'attacco americano all'Iran, che certamente riguarda tutto il mondo, questa guerra israelo-americana contro l'Iran, che però loro dicono, gli americani, l'amministrazione di Trump dice di non parlare di una guerra contro l'Iran, ma contro il regime iraniano. È stato, come sapete, ucciso Khamenei. Comunque, ecco, io mi trovavo in aereo, sono arrivato qui negli Stati Uniti, dove ieri, 1° marzo, primo giorno del mese dedicato a San Giuseppe, in pieno clima quaresimale, ho fatto l'incontro di preghiera, ma fra un momento ci andiamo con il piccolo resto dei fedeli qui di Miami e dintorni. Ho ricevuto una testimonianza preziosa che vorrei subito dirvi, perché il tempo si è già consumato, una buona parte del tempo, per via dei problemi tecnici, e cioè che anche qui ho ricevuto testimonianze preziose. Ci sono fedeli che sono venuti, quelli che avete visto, dalla Virginia, dalla Texas, mi pare, dal Texas, anche qui dalla Florida. Insomma, è stato un momento di e dalla Carolina del Nord. Quindi ci sono fedeli, questa è la prima cosa che subito vorrei dire, che dappertutto dove siamo stati, questo è semplicemente impressionante, vengono. Ecco, io poi più tardi, miei cari fedeli, vi farò una riflessione in 3 lingue, italiano, inglese e spagnolo, per fare una sintesi di tutto quello che stiamo vivendo. Però subito vorrei dirvi, questo è il 6° paese che noi visitiamo col mio tour missionario. Ecco, questo che vedete è un repertorio di immagini. Il 6° paese, vogliamo ricordarlo: Brasile, Argentina, Cile, Uruguay, Colombia e adesso Stati Uniti. Si concluderà tutto a fine settimana a Toronto, in Canada. Ecco, vedete, vorrei dire questo perché si rifletta e perché bisogna che ci si rifletta sopra. Canada e Cile, facciamo così, no? Stiamo parlando di, praticamente, per chi non ha presente la geografia, di una distanza non irrilevante. Credo siano 8, Canada-Cile, credo siano 8-9 ore forse anche di volo aereo, che corrispondono a quelle tra Canada e Italia. Questo per dire, ecco. Eppure in Cile abbiamo trovato chi segue e fa parte del piccolo resto a Santiago del Cile, allo stesso modo in cui li stiamo trovando a Miami, li troveremo nel Canada. E io sono convinto che dovunque andiamo ci sono fedeli del piccolo resto. In tutto il mondo. Non so chi di voi ieri ha seguito l'introduzione fatta da Giovanni. Ecco, Giovanni ringraziava i fedeli italiani per il sostegno economico dato a questa missione, che consente a me e ai fedeli a me di venire, e ai fedeli del piccolo resto che ho incontrato in giro per tutta l'America, di poter appunto usufruire della celebrazione dei sacramenti, perché la nostra posizione è molto chiara, cioè noi marchiamo la differenza, siamo gli unici che lo facciamo in modo così chiaro, quando diciamo non si va a messa con gli eretici. Qui è tutto, sembra che uno poi voglia girarci attorno, quelle cose lì che sappiamo, ma questo è il punto. Anche ieri ne discutevamo con il gruppetto qui presente, che saluto perché sono qui presenti, che assistono alla rubrica Santi e Caffè, e cioè che non dobbiamo andare a messa con gli eretici. Basta, tutto lì è, tutto lì è. Poi Dio sta facendo poi Dio sta facendo quello che magari anche noi non ci aspettavamo. Cioè non è che voleva solo che noi stessimo come doveroso, e come la Chiesa insegna, io non mi sono inventato nulla, stessimo alla larga dagli eretici, alla larga. Lo diceva San Girolamo. San Girolamo nel IV secolo, quando insorse l'eresia, l'incendio ariano, disse: siamo andati a letto una sera cristiani e ci si è risvegliati ariani. Però poi lui portava l'immagine della pecora rognosa. Mi è sempre rimasto impresso questo esempio, ma è uno dei tanti. Cioè San Girolamo diceva
che una pecora che ha la rogna, non so come si dica, comunque ci capiamo nelle altre lingue, una pecora che ha la rogna deve essere portata via, oppure non si deve permettere che le altre pecore la frequentino. È ovvio, perché se la pecora ha la rogna e le altre pecore sane la frequentano, le stanno accanto, mangiano con lei, dormono con lei, nello stessa stalla, è chiaro che diventano tutte rognose. Lo dice San Girolamo. È incredibile vedere questa complicità del mondo Unacum, che ora è pure stufo, perché in questi giorni abbiamo commentato la dichiarazione del direttore di l'Eyesight News, che è canadese, che dice appunto è venuto il momento di chiederci se Bergoglio e Prevost siano papi. È venuto il momento di chiederci, dopo 13 anni che c'è un martirio del piccolo resto, dovrebbero vergognarsi. Dovrebbero chiedere perdono a Dio, che c'è un cammino del piccolo resto di Don Minutella, del sodalizio, che da 13 anni dice non andate a messa con gli eretici, non contaminatevi con gli apostati che adorano Pachamama, che stanno portando avanti l'agenda LGBTQ+, l'agenda arcobaleno, il sincretismo di Abu Dhabi e tutte quelle cose lì. Non ci andate a messa. Bergoglio non è il Papa, per questo è eretico. Non è che non è Papa perché è eretico perché non è il Papa, il trono di Pietro, morto Benedetto XVI, è rimasto vacante. E però anche noi, e ci saltano tutti addosso e dico preparatevi perché tutti faranno un carnevale continuo su di noi. L'ho già visto questo. Però noi ci stiamo lasciando guidare da Dio perché non siamo sedevacantisti. Non siamo sedevacantisti. Tutti si aspettano adesso l'intervento di Dio. La vicenda del sacerdote salesiano cieco che è andato via ci fa riflettere, perché lì era la questione. Ma tu credi allora che ci voglia un papa venuto da un conclave? No. Vabbè, allora siamo d'accordo, sì. E credi che i cardinali potranno risolverla questa questione? No, perché sono tutti apostati, sì. E allora aspetto un intervento da Dio. Qui è il punto. E perché negare che Dio possa intervenire in un modo e aspettarsene in un altro? Non vorrei che si facesse l'errore dei farisei. Ecco. E quindi questa missione in questi 6-7 paesi che sto visitando, li ricordo: Brasile, Argentina, Uruguay, Cile, Colombia, Stati Uniti e Canada, mi sta permettendo di rinsavire, rinvigorire la fede. Veramente si va in giro proprio, se non è il munus questo, a confermare i fratelli nella fede, a tenerli dalla parte giusta, a dire alle pecorelle coraggio, pazientate, non vi preoccupate, andiamo avanti insieme, perché si salva chi non si contamina con questa Chiesa di Roma, che non è la Chiesa cattolica. È lì la nostra battaglia. È il corpo mistico dell'anticristo, come diceva Monsignor Fulto Shin. È la Chiesa di Satana, come ha detto Padre Pio. Ma è così chiaro. Ma capite il dolore che può avere Don Minutella? Che venite voi qui oggi e vi dico: guardate, oggi il cielo è azzurro, c'è qualche nuvola bianca. E voi: no, non è bianca la nuvola. E che cos'è? È nera, oppure che ne so, è viola, che ne so, verde. Come verde, scusa? La nuvola è bianca, guarda. E qui ci sono tutti questi palazzi, sono dei grattacieli. No, questi non sono grattacieli. E che cosa sono costruzioni Lego? Cioè la gente Unacum così stanno facendo così, negano l'evidenza. Non vogliono accettare che quella che c'è a Roma, guidata oggi dal falso Papa Leone, è la Chiesa di Satana. Chi sta lì a messa in unione con lui partecipa dell'opere del diavolo, della costruzione del regno dell'anticristo. È qualcosa di molto serio. Mi domando come io ancora sia vivo di fronte a tutto questo. Si scatena Satana, l'inferno, di fronte a questa verità. E allora siamo estremisti, e allora siamo complottisti, è il meno che si possa dire. Il più che si possa dire è che siamo una setta di pazzi dietro a un esaltato che è Don Minutella, che si autoproclama Papa. Vedete la disonestà che gira. Però io vi dico che ho la sensazione che tutti, anche se canzonano Don Minutella, lo prendono in giro, però il sospetto, e questo Dio glielo mette fino in fondo, da qualche parte della loro coscienza, il sospetto che possa minimamente essere vero, alla luce dell'onore pagato con 9 anni di martirio, gli viene a tutti.
perché Dominutella non è un chiacchierone, va in giro per il mondo a tenere unite le anime del piccolo resto, e alle quali raccomanda in inglese, in tedesco, in spagnolo, in francese, in rumeno, in polacco, e in tutte le lingue del mondo ormai, in portoghese, spagnolo, raccomanda: non andate a messa da quella parte, non frequentate i sacramenti, perché è tutta una messiscena, è un'opera di Satana. Ecco, mi sembra che questa sia la sintesi. Io avevo detto a me stesso, ne parlerò più tardi nella catechesi, adesso vi dico c'è una puntata, invece l'ho anticipato, ma mi sembra che comincia a essere un po' una sintesi molto bella. E poi sono stati tutti incontri molto belli fin qui, commoventi, toccanti, vibranti, con gente che ha fatto tanti chilometri. Ieri sera una fedele ha lasciato Miami per tornare in Carolina del Nord, ha preso l'aereo a tarda notte, e poi anche oggi altri prenderanno l'aereo, capito? Vengono con gli aerei, figlioli cari, vengono con gli aerei a fare esperienza di questo cammino comunitario. Lo dico ai fedeli italiani, ai quali doverosamente Giovanni ha rivolto un atto di gratitudine per il sostegno economico e pastorale che offrono al sottoscritto e al sodalizio. Ecco, e così noi abbiamo potuto toccare con mano, tastare con mano in questo viaggio apostolico attraverso l'America del Sud e del Nord, che c'è un piccolo resto da coltivare con delle testimonianze che magari poi di volta in volta vi racconterò. Intanto venerdì scorso siamo stati a Medellin, dove abbiamo concluso la nostra permanenza dopo 15 giorni che eravamo lì, con il raduno sacerdotale mariano internazionale, che è andato molto molto bene, oltre ogni mia aspettativa, perché dal 23 al 27, come sapete, seguito, ci siamo riuniti per stare insieme e vivere questo evento, questa esperienza di Pentecoste. Ci siamo confrontati e i sacerdoti venerdì hanno fatto la loro dichiarazione, spero l'abbiate seguita, la trovate disponibile sulla playlist alla voce video di Radio Domina Nostra, dove ognuno dei preti ha parlato per dire la propria testimonianza. Hanno annunciato, come sapranno tutti, a Dio piacendo, a Milano per domenica 12 aprile per l'incontro della Divina Misericordia. Come vedete nella cerchiatura in alto alla mia sinistra, mancano 41 giorni a questo raduno. Si stanno già organizzando dei pullman dalle varie regioni d'Italia, saranno presenti, come ascoltate nella clip introduttiva e finale delle nostre rubriche, saranno presenti i sacerdoti del sodalizio sacerdotale mariano, che fanno sul serio, perché riconoscono in me la figura del Leone di Maria, la figura della carismatica, profetica, di chi deve radunare il gregge nel tempo della grande impostura, e io ci sto provando, sto cercando di farlo con tutte le mie forze. Dunque oggi è lunedì, allora inizia una nuova settimana, come vi dico sempre lunedì aggrediamolo cristianamente, perché è il primo giorno della settimana. Anche qui ho visto il sabato e la domenica a Miami, non ho il tempo di parlarvi di Miami, sembra una città dei cartoni animati, sembra surreale questa città, davvero, vi assicuro, io la mia esperienza, la mia, come dire, sensazione è questa: è una città che sembra finta, costruita, la vedete alle mie spalle, questa è roba vera, è sempre una città finta. È una città molto, come dire, vivace, a dir poco vivace, è la città dei divertimenti balneari, Miami Beach per dire, no? Ecco, Miami Beach, il turismo di massa, ci sono tantissimi italiani a Miami, anche qui in questo hotel. Vi racconto un episodio molto simpatico ieri, ma ne potrei raccontare, ma mi viene in mente questo, anzi due ne racconto. Ieri siamo andati a pranzo col mio team, allora io avevo detto non prendiamo l'acqua, prendiamo il vino, perché tutte e due, l'acqua panna, si chiama pan, costa quanto quasi una bottiglia di vino, perché ho detto prendiamo il vino anziché l'acqua. Allora non mi hanno capito, hanno preso l'acqua, poi mi sono arrabbiato, siccome pensavo che non ci ascoltasse nessuno, perché si parla inglese, americano, mi sono permesso di dire noi non ce la facciamo così, e che caspita, poi è venuta la cameriera e ha detto non si preoccupi padre. Mamma mia, guarda che avrei voluto sprofondare. L'acqua gliela offriamo noi, capito? Questo Poi più bello è stato ieri quando sono arrivati i fedeli, che per la prima volta ho conosciuto di presenza, alcuni del piccolo resto, sono presenti due signore colombiane e poi una fedele che è del Porto Rico,
insomma, che mi ha aiutato a preparare il disastroso testo letto in lingua inglese, disastroso per come l'ho letto io, ecco. E allora ieri poi io scendevo dalla mia stanza d'albergo per andare all'incontro e c'era Fra Celestino che stava per accompagnare, come si chiama, Daniele, che doveva confessarsi. Daniele è un altro italo-americano che vive a Tampa, qui vicino, e doveva confessarsi. Allora loro hanno chiamato l'ascensore per andare in camera, si è aperto l'ascensore e sono uscito io. E questa è la reazione di Daniele: oh no, madonna mia! Si è sentito quasi male, oh no, madonna mia, e 2 minuti. E io gli ho detto: guarda, non sono la Madonna, accontentati. È un'apparizione anche questa. Ecco, solo per fare qualche riferimento. Dunque, torniamo a noi. Quindi questa esperienza vissuta a Medellin del raduno sacerdotale mariano internazionale credo sia una svolta decisiva, per via del fatto che noi continuiamo la nostra battaglia per dire a tutti di non andare a messa col falso Papa Leone, come dicevamo di non andare a messa con Bergoglio. E intanto la pentola scoppia, perché il direttore di Lifesite News dice dobbiamo vedere, capito? Dobbiamo vedere se Bergoglio era il Papa e il prevosto è il Papa, perché siamo stufi di questa situazione. I lefebvriani stanno andando per la loro strada, ma con qualcosa di clamoroso che non voglio approfondire oggi perché il tema è un altro, ma ve lo annuncio magari nei prossimi giorni, e cioè che se la Santa Sede riconoscesse almeno l'esistenza di diciamo zone problematiche all'interno del Concilio Vaticano II, l'emergenza rientrerebbe. E finisce tutto a Tarallucci e Cotechino, cioè la Santa Sede che non è la Santa Sede, e guardate, gli eretici tra di loro si accordano poi. Vi stupite? Ti stupisci? No, non ti stupire, perché questi lefebvriani per 13 anni hanno celebrato, 12 anni, hanno celebrato con Bergoglio. È una vergogna sotto il sole. Vi ricordate il film Scandalo sotto il sole? È una cosa vergognosa. E hanno trattato Don Minutella come fosse il mostro, capito? Qualcuno dei preti lefebvriani è peggio di Bergoglio. Io sono peggio di Bergoglio per i lefebvriani, capito? Quindi non mi stupirei qualora tutta l'emergenza rientra. Perché oggi ho letto, ora locale qui a Miami, dove sono le 10 meno 2 minuti, oggi, in Italia sono invece le 4 meno 2 minuti, oggi ho letto stamane, ora locale, che i lefebvriani stanno concedendo la possibilità che se la Santa Sede accetta la evenienza, e credo che non debba venire difficile per loro, dico per la Santa Sede, di affermare che ci sono problematicità legate al Concilio Vaticano II, loro sono disponibili a rivedere la propria scelta. Quindi ci si può preparare a tutto e noi andiamo per la nostra strada, con 2 affermazioni che nessuno vuol sentire, perché, come ha detto ieri una fedele colombiana che vive qui negli States, ha chiesto: ma io posso andarmi a confessare? Ho fatto tutto il discorso sui cristiani francesi di Vandea di fronte alla Costituzione repubblicana imperialista di Napoleone, e poi ho raccontato di Ario e Atanasio, ecco, insomma, per fare solo degli esempi, ho detto, e la signora ha ascoltato, ha accettato e ha detto: certo, tutto questo è veramente molto difficile. Questo è il punto. E questo è il punto. Tutto questo è veramente... La proposta che fa Don Minutella, che tutti trattano come l'Arlecchino d'Italia, è in realtà la proposta più radicale. Cioè nessun compromesso con l'eresia. Avessero fatto tutti così, oggi staremmo lì a goderci la fede cattolica sereni. Caspita. Se avessero tutti fatto quello che ha fatto Don Minutella: Bergoglio, non sei il Papa, fai quel che vuoi contro di me, non me ne frega niente, perché non sei il Papa, i tuoi atti sono invalidi, quindi io resto prete, ho celebrato ogni giorno messa, anzi la mia fede sacerdotale è aumentata, va bene, perché ti ho gridato che non sei il Papa. E se non sei il Papa vuol dire che sei scomunicato, date sentenze e nessuno deve seguirti. Poi dopo io non avrei mai immaginato di dover combattere per dire a tutti: attenzione, hanno adorato Pachamama, figlioli cari. Cioè c'è stato un rito satanico in Vaticano. E la gente lì che adesso guarda la terza guerra mondiale, che gente che c'è in giro. Si aspettano l'Apocalisse dal cielo, capito? E sotto le loro teste hanno assistito a Pachamama in Vaticano. Non è quella l'Apocalisse, forse?
A Roma, a San Pietro, hanno adorato Pachamama. Che cosa vogliono di più? Che cosa vogliono di più? Niente. Dal cielo devono arrivare. Minutella, no, non mi parlare, esagerato. È fuori dalla Chiesa, è scomunicato. Ora si è fatto anche Papa. È pazzo, è indemoniato. E così anche in questi giorni preti che contattano di nuovo i fedeli del piccolo, perché non li lasciano in pace? Li devono tirar fuori dalla setta, che disgraziati che sono. Si salveranno l'anima, speriamo. Perché per 12 anni o adesso 13 stanno zitti di fronte, parliamo degli ultimi avvenimenti, a padre James Martin. Non vanno dai fedeli di padre James Martin questi preti vigliacchi e disonesti a dire non frequentate padre James Martin. Non vanno a Roma. Perché questi preti italiani che parlano contro di me, vogliono mettere in guardia dalla setta, non vanno a dire a quelli di Cassano allo Ionio non seguite il vescovo, come caspita si chiama questo qui, non mi ricordo più, Savino, non seguite Savino. Perché non vanno lì? Non ci vanno. E perché invece da Don Minutella sì? Perché gli fa rabbia, lo devono distruggere. È l'unica voce che grida la verità fino in fondo. 2 sono le verità e nessuno le deve dire. La prima, quella che c'è a Roma, non è la Chiesa Cattolica, ti saltano addosso. Come quando Stefano vedeva i cieli aperti, il diacono Stefano negli Atti degli Apostoli, e si dice, Luca scrive, i nemici digrignavano i denti. No, non vogliono sentirsi dire la verità, perché lo sanno che è vero. Perché una Chiesa che produce il giubileo LGBTQ+, con un Papa che sta zitto, è quello che dovrebbe cambiare pagina, se ne va a Castel Gandolfo a provare il cappello, mentre Roma viene profanata. Però prima riceve padre James Martin nella biblioteca privata, capito, come autorità di rilievo. Lo sanno che quella non può essere la Chiesa di Gesù Cristo, perché se lo fosse ci siamo presi in giro. E i giovani vedono tutto questo, quelli leggeri, superficiali, un paio stanno ancora lì, ma per il resto io vedo qui che la vita procede. Guarda, la situazione è veramente di sapore apocalittico. C'è una chiesa con un castello di sabbia che viene giù, ecco. C'è la falsa chiesa, questa falsa chiesa che è il corpo mistico dell'anticristo che sta a Roma da 13 anni, si sta realizzando il terzo segreto di Fatima, ma nel frattempo, per esempio qui a Miami, la gente non gliene ci rifischia nulla, di proprio nulla. Fra Celestino è sempre lì che chiede, parla e dice non è il Papa, ma la gente sì, qualcuno asserisce, altri restano indifferenti. Qui bisogna tornare ad annunziare Gesù Cristo, ma prima bisogna fare piazza pulita. E così noi siamo costretti a riunirci negli hotel, paghiamo anche l'aria che respiriamo per riunirci, capito? Anzi, ringrazio i benefattori, loro lo sanno, e andiamo avanti così, in una posizione per cui abbiamo tutto il sistema contro. I preti italiani di nuovo chiamano e dicono a delle persone, no, del piccolo resto, che sono nel piccolo resto da anni, sono padre Tizio, ti ricordi, facevi parte di questo cammino, vorrei parlarti a riguardo di questo tuo cammino, e la forma, siete in una setta. Loro invece, capito, con Amoris Laetitia e fiducia, e non facciano i farabutti, perché sono preti vigliacchi e disonesti, ma se fanno quest'altro passo che ora dico sono pure farabutti, perché quando tu gli dici tu stai nella chiesa però di Amoris Laetitia e Future Supplicans, cioè unione bini e matrimoni gay, no, guardate quanto sono farabutti, no, io non ci sto in questa chiesa, disgraziato che sei, quale razza di chiesa sei? Allora Don Minutella si è fatto la setta, e tu in quale setta sei? Sei nella setta sinodalista, sei nella setta arcobalenista, è il bue che dice cornuto all'asino. Guarda, la situazione è veramente apocalittica, dobbiamo prenderne coscienza. Ieri uno dei nostri fedeli del piccolo resto a stelle e strisce ci ha raccontato un episodio che mi è rimasto impresso e che vorrei di nuovo che vorrei proporre, perché di nuovo per loro che sono qui presenti, ma a voi per la prima volta, ascoltate bene quello che sono stato costretto ad ascoltare con le mie orecchie, e forse oggi è proprio uno sfogo che viene fuori. Praticamente
praticamente è accaduto così. È accaduto che a un certo momento uno dei fedeli ci ha raccontato la sua testimonianza. Ha detto che lui vive qui in Florida, un po' più a ovest, sì, un po' più a ovest, sud-ovest di, giusto? Sud-ovest, no? Nord-ovest, e lui appunto frequentava la Fraternità di San Pietro, che è una comunità tradizionalista, da quel che mi dicono qui gli americani, gli italo-americani, eccetera, è una realtà abbastanza diffusa negli States. Vabbè, lui va a confessarsi con un sacerdote. Sentite che storia, ce l'ha raccontata ieri in questa forma di counseling consolatorio, perché poi io vengo anche per dare nuovo slancio e nuovo vigore a chi resiste, ecco, come in Italia. E allora lui ci diceva che è andato a confessarsi con questo sacerdote, ci ha detto, padre, un sacerdote santo, un sacerdote uomo di Dio, devoto, pio, raccolto. E io gli ho detto, guardi padre, glielo dico prima, io mi confesso, ma non accetto Bergoglio come papa. Me lo dica prima, perché io ho il diritto di dirlo e lei ha il dovere. Io ho il dovere di dire, lei ha il diritto di decidere. E allora ci diceva che questo sacerdote gli ha detto, anche io la penso così, ti ascolto, mi pare così, però non posso parlare, capisci? In stile mafioso, proprio mafia, la mafia di San Gallo in Vaticano, a Roma, nella Chiesa Cattolica. Chi avrebbe mai potuto immaginare questo? Se succede con l'amministrazione europea a Bruxelles, con l'amministrazione americana, sto portando degli esempi, vabbè, si arrangino, da che mondo è mondo, i centri del potere, ma che succeda che la Chiesa Cattolica, questo è l'Apocalisse, il terzo segreto di Fatima, è proprio il corpo mistico dell'Anticristo. Il prete gli ha detto, guarda, io non posso parlare, perché se no il vescovo mi perseguita, e lui, e dunque non ti confesso, perché tu hai detto che se non accetti Bergoglio, io non ti do la soluzione. L'ha fatto andare via. Ho detto alle persone presenti, c'era anche il confratello Fra Celestino, spero di averlo scandalizzato, ma mi è venuto spontaneo dire, ha fatto un grave atto. L'ha fatto andare via senza la soluzione. Chi è la setta, noi o loro? La setta è quella di Don Minutella o la setta è quella di Bergoglio Prevosto? Ognuno se lo chieda, perché col Padre Eterno mica si scherzano. Non pensiate, cari sacerdoti, di fare i furbi superbi, tronfi anche davanti al Padre Eterno. Manco lo vedrete il Padre Eterno. Non vi vuole vedere per l'ipocrisia becera che avete, e poi sfogate la vostra rabbia con Don Minutella dicendo che si è fatto la setta, la sua chiesa. Dovreste vergognarvi. Dovreste vergognarvi. Quel prete ha fatto andare via il penitente senza l'assoluzione. Se moriva, se ne è infischiato perché doveva tutelare se stesso. Questo è il motivo vero. Ditelo, preti vigliacchi che siete, che ve la fate sotto, che avete paura perché non avete fede, perché non pregate. E anzi, quelli che pregano di più molte volte sono quelli che poi scandalizzano di più. Perché? Perché hanno paura. Hanno avuto paura di gridare la verità. L'ha fatto andare via senza la soluzione. Io ho chiesto, ma proprio penso ve ne siete accorti, angosciato ieri sera. Infatti poi dopo ho detto cambiamo, cioè non l'ho detto, ma ho cambiato io argomenti. Perché ho detto, ma questo prete, quella sera lì, no? Avrà fatto la compieta, presumo, perché appunto un prete della tradizione, un prete spirituale, come è potuto andare a letto? Non gli è venuto in testa? Guardate, io mi conosco, e forse qualcuno di voi ormai mi conosce bene. Ditemi se sto dicendo un'esagerazione, siete obbligati a dirlo. Voi mi conoscete qualcuno, no? Da anni, perché qui ci sono fedeli americani, italo-americani che mi seguono da anni. Ecco. Voi mi conoscete. Io mi fossi messo a letto, perché funziona così, è in quel momento che ti arrivano i pensieri. Avessi pensato, ma io, perché mi ha detto che non crede che Bergoglio è il Papa. Io gli ho detto che la penso come lui,
perché anche per me Bergoglio non è il Papa, però ho aggiunto, ma non voglio problemi, starò zitto perché se no il vescovo mi perseguita. E il penitente ha detto, allora io me ne vado. E io l'ho fatto andare via. Oh mio Dio! Mi conoscete? Mi sarei alzato subito. Avrei tolto il pigiama. Mi sarei messo la veste sacerdotale e sarei andato in giro per tutto il mondo a cercare quella pecorella che per colpa mia se n'è andata senza la soluzione, con lo scandalo. Perché il prete gliel'ha detto che Bergoglio non è il Papa, non gliel'avesse detto, ma gliel'ha detto non è il Papa, però io ho paura del vescovo, vattene. Come si fa? E la setta siamo noi, che invece andiamo in giro per il mondo con serietà ad annunciare il Vangelo. Vi è una cosa che è incontrovertibile per i nemici, avrebbero sperato, disgraziati come sono, che il Signore li perdoni, che io facessi un po' il baggiano alla maniera dei palmariani, no? Voi sapete che dal 29 giugno e poi dal 12 ottobre la mia vita non è affatto cambiata dal punto di vista esistenziale, anzi, casomai è persino peggiorata, però io non ho cambiato il mio stile. Non ho cambiato il mio stile, credo che i fedeli del piccolo resto sparso per l'America del Sud e l'America del Nord ne abbiano avuto conferma. Non sono uno con la testa per aria, non sono un tronfio baggiano che va in giro a farsi adorare, sono una persona seria, sono un teologo, ho la visione chiara delle cose, accetto su di me, diciamo così, il carisma profetico di un'investitura che nella situazione attuale, per forza di cose, non può essere scelta né dal conclave né dai cardinali. E da chi dovrebbe essere scelta, scusate? Dal Padre Eterno, perché il munus fino a prova contraria è made in God. Made in God. E quindi io sono qui a testimoniare con un'esistenza normale, non sono arrivato, non mi pare che io ieri sia arrivato con la portantina, non sono arrivato, vabbè diciamolo sì dai, mi hanno preso in piscina, perché poi naturalmente i nemici, siccome sugli argomenti non sanno che fare, mi perseguitano. Come? E ha scelto l'hotel con la piscina. Che vuol dire ho scelto l'hotel con la piscina? Quindi io dovrei, perché non parlino male, scegliere l'hotel dove non c'è la piscina. Bah, comunque, mi hanno preso in piscina, io ero tutto vestito di bianco, avevo la tiara, che era praticamente la tiara, solo la tiara, avevo anche l'aureola, che era il salvagente bianco, il salvagente bianco attorno. Poi è arrivata la polizia americana che si è vestita in alta uniforme e hanno suonato le trombe. Pa, 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 pa. È arrivato il Santo Padre. Ecco, allora, se io avessi fatto questo stile palmariano come speravano che accadesse, oggi tutti canterebbero vittoria, giustamente. Ma oggi il munus non è scenografia. Mi capite? Il munus oggi non è la scenografia rinascimentale. Il munus oggi è semplicemente, è stato spogliato di nuovo come agli inizi della Chiesa, quod fuit ab initio, eccetera, no? Il proverbio, quello che è stato all'inizio e alla fine. L'inizio e la fine si richiamano. All'inizio Pietro era arrivato a Roma, uno qualunque, era venerato e riconosciuto come primo papa dai fedeli cristiani di Roma, ma per gli altri era uno qualunque sconosciuto, no? Ecco. E qui oggi sta andando probabilmente nello stesso modo, perché il munus, questo ci torneremo, il munus viene spogliato perché è il venerdì santo della Chiesa. Gesù durante la passione è stato spogliato nudo. Ecco, io spero che ognuno di voi, adesso parleremo della trasfigurazione, perché il tema dovrebbe essere questo, ma comunque stavo dicendo che Gesù durante la passione, il venerdì santo, è stato spogliato nudo. Non dimentichiamo questa 10ª stazione della Via Crucis per noi, perché nella nostra vita Dio ci spoglia, ma questo è a livello morale, personale, no? Le malattie, le prove. Ieri una delle fedeli che sono venute mi ha dato una testimonianza che mi ha detto una cosa così bella che mi porterò, perché quella testimonianza del prete mi ha troppo addolorato. Allora il Signore provvede in altro modo. La fedele da Carolina ha detto così bello che ha perso da poco il marito, pregava il rosario con lui. Da lui e con lui quando era a letto, e lui diceva, il marito gli diceva, questa preghiera mi dà tanta pace. Allora lei mi ha detto, padre, lei non immagina il bene che sta facendo,
lei non capisce, padre, che cosa significhi ascoltarla e ricevere la forza nel pratico, ecco. E io questo vorrei sempre trasmettervi, anche perché mi interessa mantenervi nella fede, però vorrei anche che crescessimo insieme nella vita morale, spirituale, no? La vita non è il paese dei balocchi di Pinocchio, la vita è dura, la vita può riservare inaspettatamente grosse prove. Allora regge solo chi prega, chi recita il rosario, perché Dio ti dà la luce per capire, no? Dio ti dà la luce per capire. L'altro giorno, venerdì, quando ho preso parola io, ho voluto ringraziare pubblicamente Fra Celestino, perché 11 anni in più di me, ma lui veramente ha vissuto con grande leggerezza questo incredibile viaggio missionario. Non so, ma lui poi ha sentito il bisogno invece venerdì stesso, non so in quale altro contesto, ma non era pubblico, di ringraziare, non di ringraziare, ma di dire no, ma io comunque sto bene, invece tu, padre Alessandro, hai le tue difficoltà con lo stomaco, ormai è risaputo, no? Su eruttitudine, come mi chiamano. Ecco, però io vi dico questo, dobbiamo accettare quello che il Signore permette nella nostra vita, serenamente, mai arrabbiarci, avvilirci, mai avvilirci, disperarci, ecco, perché dobbiamo essere spogliati. E dobbiamo pensare a Gesù nudo, il figlio di Dio, spogliato nudo. C'è tutto il riferimento ovviamente teologico al nuovo Adamo, no? Adamo in paradiso prima del peccato originale era nudo. Allora Gesù Cristo è il nuovo Adamo, quindi deve essere nudo. Guardate che Caterina Emmerich dice che è stato spogliato completamente nudo, che per un uomo, qui sarebbe interessante approfondire, per il maschio dico, essere nudo davanti agli altri è il segno della maggiore umiliazione, a meno che tu non sia nudista con quella roba lì, ma di per sé una persona ragionevole, un uomo ragionevole, no? Gesù è stato spogliato nudo, e la Chiesa oggi viene spogliata, perché è il Venerdì Santo, come non poche volte ha detto Fra Celestino e anche diversi mistici, che sarebbe arrivato il tempo della grande prova per la Chiesa. Quindi tu la Chiesa non la devi cercare dove c'è trionfo, successo, potere, no? Vogliono far credere a Roma che tutto stia procedendo come se nulla fosse. No, la Chiesa la devi cercare dove è perseguitata. Lo diceva Fultosci: se nel tempo dell'Anticristo mi chiedessero dove è la Chiesa, la cercherei dove è perseguitata. L'appello di venerdì scorso commovente ai cattolici cinesi, ai sacerdoti cinesi a unirsi a noi, qualcuno l'ha preso a mo' di battuta. Mi è dispiaciuto, perché invece non credo che Fra Celestino volesse essere ironico in quel momento, almeno così io penso, non gliel'ho chiesto per delicatezza. Invece io mi sono commosso e in cuor mio ho ringraziato Dio. Bello l'appello del sodalizio che soffre, come sacerdoti che soffrono, ai sacerdoti della Chiesa clandestina cinese che soffrono. Venite con noi, uniamoci. Bello questo, perché è il tempo del venerdì santo. Perché allora il munus petrino, intanto vengono meno per sempre, presumo, ma credo di sì, le istituzioni non divine nella Chiesa. Domanda, il conclave è un'istituzione divina? No, è un'istituzione umana, benemerita per carità, ma non è di fondazione divina. E poi ancora, il collegio cardinalizio è di istituzione divina? No, i cardinali sono un'invenzione umana, e si vede, sono un'invenzione umana. Quindi vengono meno tutte la cupola di San Pietro è di fondazione divina? No. Così potrei continuare, no? Che cos'è di fondazione divina? Vogliamo vederlo? I sacramenti sono di fondazione divina? Sì, e quindi restano. E così noi andiamo in giro, Eucaristia, Penitenza, tutti e 7 i sacramenti. Poi ancora, vediamo, l'istituzione divina, quindi volontà fondativa di Cristo, che posso fare? Dicono che siamo a scatti, lo scrivono nei commenti, non lo scrivono, io vado avanti, non mi interrompete. Come? Va bene? Va bene, stavo dicendo, ecco, non mi ricordo più. Ecco, che cosa c'è di fondazione divina? Stavo dicendo i sacramenti, poi vediamo i sacramenti, e quindi direi in particolare l'Eucaristia. L'Eucaristia sono i sacramenti. Bene,
Quindi quelli non possono, fino al ritorno ultimo di Gesù Cristo, fino al ritorno del Signore, la parusia, no? Perché Gesù tornerà sulle nubi del cielo, quelli che stanno ai piani alti e ai grattacieli fanno prima, poi non hanno bisogno di... tornerà, e fino a quando non torna i sacramenti restano tali, va bene? Che cos'altro possiamo trovare? Adesso non posso fare una riflessione teologica, però il munus, chi che voleva arrivare, il munus Petrinum, tu sei Pietro, vogliamo ricordarcelo, Matteo 16,18, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non prevarranno contro di essa. Questo è di fondazione divina. Quindi fino a quando il Signore torna, Pietro deve esserci. Non scompare Pietro, tant'è che le profezioni di Malachia parlano del Petrus Romanus, vi ricordate, no? Che guida la Chiesa nel tempo della grande tribolazione, della grande persecuzione. Ma Pietro da qualche parte deve esserci, svestito evidentemente. Chi può essere Pietro? Papa Leone è Pietro? Monsignor Strickland? Monsignor Schneider? Chi è Pietro oggi? Che va a gridare in giro, capite? Che la cosa è seria, i nemici lo sanno. Noi non siamo una setta, la setta è quella enorme di Bergoglio Prevost, e chiunque celebrava la messa noi con Papa Francesco e oggi con Papa Leone non appartiene alla Chiesa Cattolica. È un atto scismatico gravissimo a cui è annessa la scomunicalate sentenzie. Ecco, questo per fare il quadro. Bene, allora intanto volevo ricordarvi, dopo questa breve introduzione, è finita la puntata praticamente, volevo ricordarvi che più tardi, alle ore 21:30 ora italiana, alle 15:30 ora locale, ci sarà una riflessione da me tenuta con la traduzione in inglese e spagnolo dal titolo Il percorso del piccolo resto nel mondo. Ecco, che cosa vorrò dire? Vorrò fare una sintesi gradevole di circa 3/4 d'ora su quello che sono state le tappe. Io non le ho scritte, andrò a memoria, ma grazie a Dio ancora reggo, e quindi vi aspetto più tardi. Condividete. Ecco, questo è il cartello, il percorso del piccolo resto nel mondo. E poi naturalmente ancora rapidamente vorrei ricordare che fine settimana io sarò in Canada, l'ultima tappa a Toronto, eccolo lì, dal 5 al 9 marzo, incontro di Don Minutella e Fra Celestino a Toronto in Canada. Poi sarà, grazie a Dio, questo in un'abitazione privata. Anzi, io vorrei rivolgere un appello ai fedeli del piccolo resto americano in generale. D'ora innanzi, per le prossime volte, è possibile innanzitutto che prima che venga io, dopo o contestualmente, qualche altro prete, questo è abbastanza certo, non probabile, ormai certo. Questa è una cosa importante che devo dire alla luce del raduno che c'è stato venerdì scorso. Io poi non ho fatto più puntate, quindi questa è la prima dopo tutto quello che stiamo vivendo in questi giorni. Ecco perché parlo come un fiume in piena. Stavo dicendo una cosa molto importante che vale per tutti voi fedeli del piccolo resto oltreoceano, voglio dire dal Canada al Cile, dall'Argentina al Messico, dagli Stati Uniti al Brasile. Ed è questo. Sarebbe auspicabile quanto segue, per cercare di correre ai ripari di fronte alle emergenze di dispendio economico. Primo, che gli incontri si possano effettuare d'ora innanzi non più nelle sale d'hotel, perché costano un occhio della testa, soprattutto visto qui negli Stati Uniti, lo sapete molto bene, c'è il dollaro, e quindi, ma in case private. Per esempio in Canada questa opzione, grazie a Dio, era giocata, e sapete che io sono già più rilassato per due motivi. Primo, l'economico, perché mio papà mi ha insegnato bene su questo, e penso che chi mi sta attorno lo veda, e poi perché in un ambiente familiare è molto più bello, sei più tranquillo, più rilassato, sei a casa, non ti possono dire nulla. Ci siamo? Quindi la prima opzione da seguire, lo dico a quelle che sono le chat ispanoamericane e poi anche a le strisce e in Canada, sarebbe quella di garantire per le volte successive che si ripeteranno, non sarete più abbandonati come finora. Non sarete più abbandonati come finora, non bisognerà aspettare 4 anni, ma invece più frequentemente. La prima cosa è garantire una abitazione privata per evitare quello, per le celebrazioni. E poi la seconda caratteristica,
ospitare il sacerdote che viene. Nel mio caso, siccome io ho il mio team che mi accompagna, e per ragioni di sicurezza no, ecco, vedete, sto parlando con molta chiarezza, ma quando dovesse venire un sacerdote ispanoamericano, o per esempio già con Don Ramon parlavamo della possibilità che dopo Pasqua Don Ramon possa fare un giro molto probabilmente tra gli States e il Canada, ecco, ospitarlo in casa, c'è un risparmio. Gli si dà una stanzetta, vi organizzate, e lui dorme in casa, come anche gli altri preti che gireranno, e vale per il Nord America e per il Sud America. E così c'è un risparmio. Questo era molto importante da dire. Perché? Perché abbiamo concordato, noi sacerdoti, fiduciosi che cresceremo di numero, perché ormai tutti sono stanchi, capito? Tutti sono stanchi. Sai, è come quando in una stanza viene il fumo, no? Perché c'è l'incendio, e c'è il personale che ti offre la tovaglia per coprirti, la mascherina, l'ossigeno. È inutile che tu continui a dire no, non la voglio perché non lo so se sei del personale, non la voglio perché mi sei antipatico, non la voglio perché sei settario. Quando arriva l'emergenza te la pigli e basta, non so se mi capite. Ormai tutti hanno consapevolezza che c'è una situazione di emergenza, la frase non è mia, stato di necessità, ha detto Strickland, non so come sia in inglese, ma questa frase entra nella storia, perché Monsignor Strickland nelle settimane scorse ha detto, come ne abbiamo commentato abbondantemente, che a fronte della decisione dei lefebvriani di consacrare nuovi vescovi senza il permesso di Roma, ci sta, perché c'è uno stato di necessità, c'è uno stato di necessità. Quindi possiamo essere certi, noi sacerdoti del sodalizio, che la nostra direzione, che deve apparire quella settaria, più stravagante, vuol vedere che invece Dio spesso fa così. Dio sceglie ciò che nel mondo è debole per confondere i forti. Dio sceglie ciò che nel mondo è nulla per ridurre a nulla le cose che sono. La pietra che i costruttori hanno scartato è divenuta testata d'angolo. Vedremo. Ma intanto noi preti abbiamo garantito che presto, ecco, dal mio rientro in poi, saranno garantite le celebrazioni. L'unica cosa che andrà a costo del sodalizio, con la grazia di Dio, con la provvidenza di Dio, saranno i voli aerei, solo quelli, va bene? Solo i voli aerei. Deve venire, poniamo, padre Arturo, che è il collaboratore di padre Tamaio, dalla Costa Rica, vuole venire a celebrare, sto portando un esempio, la Pentecoste a New York, o a Los Angeles, o in Texas, non so. Bene. Contatta il referente, gli comunica, o le comunica se Cinzia, che lui da giorno tot a giorno tot si rende disponibile, bene, ci si muove, gli si organizza l'abitazione dove dormire e il luogo dove celebrare, perché il volo aereo, poniamo San José, la capitale è San José, mi pare, di Costa Rica, San José, sì, mi sembra di sì, San José, Miami e Miami San José è a spesa interamente del sodalizio. Tutto il resto, ecco, questo mi sembra un versante molto importante da mettere in luce, perché questo permetterà ai preti ispanici che sono più vicini, ma a turno anche noi sacerdoti, anche io periodicamente tornerò, ecco, per confermarvi nella fede di fronte al casino totale che regna a Roma e dintorni. A Roma e dintorni significa che mentre a Roma va male, nel mondo va peggio, perché io non ho avuto il tempo di commentare con voi questo attacco, si chiama preventivo, guerra preventiva, mai termine fu tanto ambiguo. Una guerra non è mai preventiva, comunque sia, guerra preventiva nei confronti non dell'Iran, ha detto Trump, ma del regime iraniano. Quindi il massimo leader è stato fatto fuori, Khamenei, ma adesso è guerra totale lì nel Medio Oriente. Guerra totale. Sono stati calcolati bene, come dire, è stata calcolata, io penso di sì, l'intelligence americana non ha pari. Credo di sì, che l'intelligence americana, questo proprio rapidamente lo vorrei dire, abbia calcolato bene la controreplica, che però sembra stia sfuggendo di mano. A leggere certi analisti sembra che qualcosa non è stato calcolato bene. Fra tutti, per esempio, ma questo può interessare poco alle amministrazioni politiche, il rincaro del petrolio. Voi non avete idea, o forse sì,
io non mi intendo di economia, ben intendo, che cosa significhi la chiusura dello stretto di Hormuz, che è controllato dall'Iran, quindi ha tutta la libertà di bloccare il traffico delle navi petroliere che trasportano petrolio dappertutto, perché quella è la zona tra le più ricche di petrolio, e il mondo va avanti col petrolio. La navigazione aerea va avanti col petrolio, la navigazione navale va avanti col petrolio, le macchine vanno avanti col petrolio raffinato, insomma il petrolio è decisivo. È già la borsa di Milano, che tu dici Milano, l'Italia non è in guerra. E intanto nei giorni scorsi gli indici, il MIB è sceso, cioè anche sembra che la borsa Wall Street sembra anche lì, per cui siamo con la corona in mano, figlioli cari, a pregare. Dice Gesù: quando accadranno queste cose, alzate il vostro capo, perché la vostra liberazione è vicina. Quindi c'è Roma in fiamme e il mondo non gli va meglio. E dobbiamo pregare tanto, perché questa attitudine, questa dimensione apocalittica non è da confronto con quella millenarista. Millenaristi non siamo, però l'Apocalisse sì, cioè dobbiamo tenere presente che siamo in un tempo di grandi travagli. Bene, detto tutto questo, mentre nuovamente vi ricordo oggi, stasera alle 21:30, la catechesi dal titolo Il percorso del piccolo resto nel mondo, adesso vorrei spendere quest'ultima sezione della mia catechesi, e poi chiamate se volete al numero telefonico di Radio Domina, sulla liturgia di ieri, la trasfigurazione. Ecco, perché ieri non ho tenuto l'omelia per via del fatto che la fedele del piccolo resto americano della Carolina aveva il volo aereo. Leggiamo il brano di Matteo e poi vi offro un breve commento. 6 giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro, e il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Pietro prese allora la parola e disse a Gesù: Signore, è bello per noi stare qui, se vuoi farò qui 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli stava ancora parlando quando una nuvola luminosa li avvolse con la sua ombra, ed ecco una voce che diceva: questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò e toccati gli disse: alzatevi, non temete. Sollevando gli occhi non videro più nessuno se non Gesù solo. Questo è il racconto di Matteo della trasfigurazione. Vorrei dirvi il titolo della mia riflessione, che vedete in descrizione. Il titolo è: perché soffrire? Come fare? C'è il Tabor. Dunque, c'è un'annotazione che sembra cronologica, e lo è, e che spesso nei commenti al brano della trasfigurazione passa in secondo piano, eppure è quello con cui inizia il brano. 6 giorni dopo, dice Matteo. Ma 6 giorni dopo che cosa? Perché dice 6 giorni dopo c'è la trasfigurazione. Ma se Matteo dice 6 giorni dopo, che non è una cosa che fa quasi mai, vuol dire che l'annotazione, più che cronologica, è teologica. Che cosa è successo 6 giorni prima della trasfigurazione? E perché 6 giorni dopo quello che è successo Gesù viene trasfigurato? Che cosa è successo 6 giorni prima? 6 giorni prima è successo quanto ascoltate. Da allora Gesù cominciò a dire apertamente ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei sommi sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risuscitare il 3° giorno. Ma Pietro lo trasse in disparte. Pietro poco prima, proprio poco ore prima, Gesù gli aveva detto: tu sei Pietro. Gli aveva dato le chiavi, gli aveva annunciato il dono delle chiavi, il munus. Appena sentono dire a Gesù questa cosa è uno shock, mi capite? È uno shock, perché ancora gli apostoli si aspettano un Messia glorioso, si aspettano un Messia trionfale, tant'è che poi la Domenica delle Palme non gli par vero. Pietro avrà detto: povero Gesù, sei sbagliato, meno male. Perché loro sanno il segreto che le folle a Gerusalemme non sanno la Domenica delle Palme.
quando Gesù viene accolto come un re. Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Pietro e gli apostoli sanno una cosa inconfessabile, che Gesù sta andando a... Immaginate voi, poveri apostoli, che Gesù sta andando a morire, come fanno a resistere? Però lo accettano. Però, quando poi entrano a Gerusalemme, quando entreranno a Gerusalemme, Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, avranno detto sicuramente a se stessi, o tra di loro addirittura, meno male, si è sbagliato, è che è stressato Gesù. Meno male che non ci ha visto bene, perché qui sta dicendo, 6 giorni prima della trasfigurazione, sto andando a Gerusalemme a morire. Non annunzio shock. Tanto che Pietro, che ormai si sente capo, lo prende in disparte. Attenzione che spesso lo facciamo anche noi. Il Signore parla e noi lo portiamo dalla nostra parte. Non siamo noi che dobbiamo andare da Lui, è Lui che deve venire a noi. Ma quanta gente ho conosciuto, non so voi nella mia vita, che perde la fede, che diventa atea, che ce l'ha con Dio, perché Dio non ha fatto quello che gli ha chiesto. Allora Lui non ascolta, quindi o non esiste o si fa gli affari suoi, che poi è la posizione del deismo, no? E anche una certa visione gnostica. Insomma, ecco, per dire, invece, e Pietro prende Gesù e lo porta dalla sua parte. Cominciò a protestare dicendo: Dio te ne scampi, Signore, questo non ti accadrà mai. È scandalizzato Pietro del sapere che Gesù deve andare a morire. È Pietro che deve andare dalla parte di Gesù, come noi dobbiamo andare, tutti noi dobbiamo sempre andare dalla parte del Signore. E per esempio tutto quello che dicevo all'inizio della nostra vicenda è perché noi nella Chiesa vediamo che ci sono troppi che vogliono portare Dio dalla propria parte. Le profezie sono incontestabili, l'attuazione di quello che sta succedendo è incontestabile, ma è troppo difficile. Dio ve ne scampi. Pietro, in questo caso, è quintessenza del cristianesimo perbenista, quello che non vuole rotte le scatole da Gesù Cristo. No? Charpegui racconta dei 2 preti, predicatori, che a Notre Dame de Paris, credo sia Charpegui, andavano a predicare, e lui aveva un linguaggio paradossale. C'era il prete che, siccome c'erano tutte le persone della Parigi da bene, capito? Pellicce, soldi, gioielli, allora il prete, per non urtarli, che succede? Sarà il vento? Vabbè, un incidente. Allora, dicevo che il prete andava a predicare, predica e non dice niente che disturbi l'uditorio, che è quello che fanno tanti preti oggi, per assicurarsi l'8 per 1000, la canonica, una vita garantita, no? E poi Charpegui racconta che invece ci va l'altro prete, senza peli sulla lingua, che comincia a dire le cose che deve dire, perché il Vangelo è urticante. Gesù non ha detto voi siete lo zucchero del mondo, il miele del mondo, voi siete il sale, capito? E riescono a farlo trasferire, come è capitato a me un paio di volte. Ecco, questo non ti accadrà mai, dice Pietro a Gesù, questo non ti accadrà mai. Che cosa? La croce, il Calvario. Perché Gesù glielo ha annunciato, non ti accadrà mai. Cioè Pietro ha preso il peccato, è un peccato gravissimo questo, di cui non ci si confessa mai. Volere portare Dio dentro i nostri schemi mentali, volere imporre noi la nostra veduta a Dio. Ma egli voltandosi disse a Pietro: vattene Satana. Mamma mia, come l'ha chiamato. Tutte le volte che tu vuoi portare Dio dalla tua parte sei Satana. L'avete mai confessato questo? Cioè noi tante volte vogliamo che Dio faccia come diciamo noi e vogliamo convincerlo, è una preghiera stancante quella, pesante, che non ti lascia nulla di buono, perché tu vuoi convincere Dio di stare dalla tua parte, come Pietro, vattene Satana. Ecco. E Gesù aggiunge, rivolgendosi a tutti i discepoli. Quindi, cosa ha fatto Gesù 6 giorni prima della trasfigurazione? State seguendosi? Ha detto: io devo andare a Gerusalemme a morire. Pietro gli dice: no, questo non ti accadrà mai, vieni con me. E Gesù dice: vattene Satana. Poi rivolge a tutti, dice: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà.
Quale vantaggio avrà infatti l'uomo se guadagnerà il mondo intero e poi perderà la propria anima? O che cosa l'uomo potrà dare della propria anima? Poiché l'Italia è piena di statue di Garibaldi, pienissima, lo sapete, no? Dovunque vai c'è la statua di Garibaldi, in tutti i centri storici, da Palermo a Torino, da Catania a Trento, dappertutto c'è la statua gigantesca, bronzea, gloriosa di Giuseppe Garibaldi. Se però è finito in inferno, che gli servono tutte queste statue? Allora funziona così: sei in paradiso, manco gli interessa proprio nulla. C'è gente che noi pensiamo in inferno ed è in paradiso e viceversa. Sei in inferno ancora peggio. Questo vuole dire Gesù. Ecco, a questo punto voi potete capire. Devo andare a Gerusalemme a morire. No, Signore, questo non ti accadrà mai. Pietro, sei Satana, togliti di mezzo. Tutti quelli che volevate venire dietro a me, per la prima volta Gesù dice: prendano la propria croce e mi seguono. Voi potete capire che cosa deve essere accaduto in quella, dove essere un'atmosfera molto pesante, simile a quella di oggi. Ci siamo? Adesso è chiaro? Ecco perché Matteo dice 6 giorni dopo tutto questo avviene questo misterioso episodio che gli evangelisti non sanno come descriverlo, anche perché Matteo non c'era. Giovanni, che c'era, non l'ha raccontato. Sono quelle cose strane che accadono nei Vangeli. Giovanni era lì, ma non l'ha citato nel suo Vangelo. Ecco, dice Matteo, ma fa fatica: fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Sai, pensate Pietro. Pietro è uno angosciato da 6 giorni, ha il fiato corto, prende le gocce, la sera si fa la camomilla, va a fare sedute psichiatriche, non ce la fa, non regge, perché Gesù gli ha detto che deve andare a morire. Poi povero Pietro, adesso un po' assolviamo, poi lui gli voleva bene a Gesù, non è che l'ha fatto con cattiva intenzione, era proprio perché gli voleva bene. Gesù: ma che dici? Ma vattene Satana. Oh mamma mia, e chi si permette più di avvicinarlo? Deve esserci un'atmosfera, anche perché Gesù è molto concentrato sul suo, ha dovuto da uomo veramente, come fanno i martiri, concentrarsi. Ci sono uomini, ci sono uomini di chiesa che devono stare concentrati su quello che devono svolgere. E Gesù era concentrato, quindi c'era un'atmosfera molto molto pesante, no? Pesante. E allora Gesù sale sul monte, che non è un monte, è un colle, il Tabor, molto deludente da questo punto, perché tu, mi ricordo la prima volta che andai il monte, mi aspettavo uno che viene dall'Italia, le Alpi, capito? Ma che Alpi? È una collina, bella dal punto di vista, come dire, morfologico, però non è una montagna. Ma Matteo vuole dire che la montagna è il luogo della rivelazione di Dio, e Gesù adesso, dopo aver detto che sta andando a morire, vuole rivelare agli apostoli 3, non tutta la cerchia apostolica, i 3 che poi saranno nel Getsemani: Pietro, Giacomo e Giovanni. Qualcuno dice che ha scelto loro perché erano i più testardi. È possibile, perché Giacomo e Giovanni vengono chiamati da Gesù Boanerges, figli del tuono. Insomma, non erano persone, erano ebrei della vecchia guardia, proprio testardi, testardacci proprio. Poi Pietro. E Gesù mostra che cos'è la trasfigurazione. Insomma, mostra la sua divinità. Sono Dio. E Pietro, capito, rinsavisce. Povero Pietro, non gli pare vero quello che sta vedendo. E dice: ci sono Mosè ed Elia. Non ho il tempo però di parlare perché ci sono Mosè ed Elia. Voglio concentrarmi invece su quello che stiamo dicendo. E Pietro dice: Maestro, Calonestin, è bello per noi stare qui. Guarda, sono stato scout. Quando toccava a me costruire la tenda era un disastro. Io
guardate, una cosa, due problemi, avevo il sacco a pelo e non riuscivo mai a avvolgerlo bene, me lo portavo come se fosse un serpente, il mio gemello poverino faceva bile perché si mortificava, io ero un disastro, poi la tenda dovevo mettere i picchietti, ero rapido, per cui questi picchietti andavano a fondo, una volta ho dormito dentro la tenda e la tenda mi ha slittato perché è venuto giù un diluvio, io mi sentivo su una barca, perché questa tenda andava su e giù. Comunque, maestro, facciamo 3 tende. Bello, vero? Vero che è bello? Non è per niente bello quello che ha detto Pietro. Per niente. È ancora più insidioso di quello che aveva detto 6 giorni prima. Quando ha detto a Gesù, Matteo 16:22, Dio te ne scampi, Signore, questo non ti accadrà mai. Avete capito? Ve l'avevano mai detto questo? Questa cosa ve l'aveva mai detto Croce? Sì, lei, padre. Ci avevate mai riflettuto? Maestro, è bello per noi stare qui, facciamo 3 tende, non è meno che quanto aveva detto 6 giorni prima. Dio te ne scampi, Signore, questo non ti accadrà mai. C'è sempre, da qualche parte, il progetto di costruire un cristianesimo senza la croce. C'è sempre, ci sarà sempre la suggestione satanica di periferizzare, mettere in periferia la croce, il Calvario. È quello che sta succedendo nei nostri giorni, nella teologia modernista, che anche qui in America è forse persino peggio di quella italiana, europea. Che Gesù non si aspettava di morire. Io per questa omelia apposta mi sono voluto ascoltare un'omelia ieri di Enzo Bianchi, tenuta 5-7 anni fa. Bellissima, guardate. Però sapete cosa dice a un certo punto? E Pietro, perché lui parlava così, ha detto a Gesù la verità, perché Gesù non sapeva che sarebbe andato a morire. Come non sapeva che sarebbe? Sì, perché per la teologia modernista la croce è un problema. Un Dio che muore in croce fino a quando non torna è lo scandalo per eccellenza. La croce è uno scandalo, ma non quando lo vedi Gesù in croce, quando ti arriva nella tua vita. È una tragedia la croce, la malattia, il dolore, la sofferenza. Facciamo 3 tende, costruiamo un cristianesimo godereccio, un cristianesimo fiabesco, un cristianesimo dove non ci deve più essere il sacrificio, come ha detto la Madonna ai 3 bambini. Cinica è stata, secondo alcuni, se è vero. Uno una volta ha detto, se è vero che la Madonna ha detto questo, è un cristianesimo cinico. A 3 bambini, da Pastorelli di Fatima, ha detto, volete accettare le sofferenze che Dio vi manderà? Avete capito? Volete accettare le sofferenze che Dio vi manderà? A 3 bambini Dio manda le sofferenze. Sì, l'ha detto la Madonna. Io sono stato trasferito di parrocchia perché avevo fatto una catechesi su questo e le mogli dei notai e dei magistrati sono andate dall'arcivescovo. Io ero vicario coadiutore, significava per qualche tempo viceparroco, per poi diventare parroco in una delle parrocchie più in di Palermo. Sono stato trasferito nell'entroterra, in un paese dell'entroterra agricolo, ed è stato meglio, perché la gente lì non se lo può sentir dire, è come Pietro, un cristianesimo senza la croce. Oggi esiste un cattolicesimo LGBTQ+, capito? Fernandez, la vita come viene, abbraccia il transessuale, la vita come viene. Oggi il cattolicesimo, capite? Perdonatemi se sto prendendo un po' più di tempo, ma voglio finire questa meditazione. Oggi è un cattolicesimo alla Monsignor Savino. Se si amano 2 uomini e 2 donne si amano, gay o lesbiche, non è più peccato. E oggi il cattolicesimo delle suore che sono andate al giubileo LGBTQ+, che si sono messe la maglietta con scritto l'amore scaccia il timore. Oggi è il cattolicesimo dove non c'è più freno, dove non c'è più limite, dove non c'è più un vincolo. Oggi è il cattolicesimo trasgressivo, oggi è il cattolicesimo dove ti puoi permettere quello che vuoi, i comandamenti sono del passato, l'ha detto Bergoglio, non sono assoluti.
se non fosse vero, si penserebbe a un incubo. E i giovani non ci vanno in chiesa, non lo conoscono Gesù, non li attrae Gesù, perché un Gesù senza la croce io quando ero piccolo giocavo con, come si chiamano, le figurine della Panetti, guardate, mettevamo le figurine così, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e chi faceva così e si giravano le vinceva. Io sono cresciuto con i calli perché non avevo vincere età. Ecco, è un cattolicesimo da album, dove non c'è il sacrificio. Si vede che è da 3 giorni che non parlavo, però. Sono già le 11 meno 10. Dove non c'è il sacrificio nella tua vita, non ti puoi dire discepolo di Gesù. Dove non soffri per il Vangelo, non sei discepolo di Gesù. Come ha detto la Madonna Santa Bernadette, vi ricordate a Lourdes? Non ti prometto la felicità in questo mondo, ma nell'altro. Satana controbatte, ti prometto la felicità in questo mondo e poi anche nell'altro. Perché Satana questi sono argomenti, è lui la prima vittima di questo Dio che vuole il sacrificio. Quando una volta mi hanno chiesto, ma padre, ma questi qui, che vanno contro la Chiesa, contro il Vangelo, che lo stanno riscrivendo, non come Sabino, questi, non hanno paura del giudizio di Dio, della morte? No. Non vedono l'ora, perché è tutto un inganno quello di far credere che esiste l'inferno, che è il peggiore dei posti. Non vedono l'ora di andarci, perché loro sanno che il loro padre, oggi, in questi giorni il Vangelo Gesù dice, avete per padre il diavolo, gli promette qui, in questa vita, il successo, perché ce l'hanno. Il potere, ricordate il dottor Faust di Goethe? Il successo. Però mi devi dare l'anima. Ecco. Quindi la frase di Pietro, è bello stare qui, facciamo 3 tende, è insidiosa. È un modo per dire, vogliamo un Dio che non può morire in croce. E perciò vogliamo garantita una fede che ci metta al sicuro da tutti i rischi. E invece c'è un altro monte dove Pietro avrebbe dovuto dire facciamo qui 3 tende, 10 tende, 1000 tende. Ma Pietro non c'era in quell'altro monte, che anche quello ben inteso non è un monte. Sto parlando del Calvario. Guardiamo Gesù, ascoltiamo il suo respiro ansimante. È in croce. Sentiamo il suono delle gocce di sangue che cascano sulla polvere attorno alla croce. Tapt, tapt, tapt. Guardiamo i suoi occhi lividi, il suo volto emaciato, i capelli scomposti, strappati dalle spine che si confondono col sangue. C'è un bellissimo quadro di Antonello da Messina, dell'Ecce Homo, è un capolavoro quel quadro. C'è un angioletto piccolo che si mette accanto a Gesù mentre è coronato di spine e piange. È un Gesù sconvolgente. È un Dio scandaloso per la logica umana. Però il Calvario è il vero Tabor. Perché? Perché ci riguarda. Nel senso che il dolore, la malattia, la sofferenza devono avere una risposta. E la risposta è Gesù in croce. Cercare la gioia fuori da Dio è la conseguenza, è stata e concludo la conseguenza tra le conseguenze più gravi del peccato originale. Noi cerchiamo sempre la gioia fuori dall'orizzonte di Dio. Però come si spiega che tutto quello che facciamo ci stanca? Pregare, per esempio, quando si prega col cuore non stanca mai. Le cose dello spirito non stancano. E quando la gente, ecco, perché soffrire, cosa fare, cerca un significato al dolore, lo può trovare solo in Gesù crocifisso.
Noi preti dobbiamo urgentemente tornare a predicare Cristo Gesù crocifisso, ma non si fa più parlare della passione. Io l'ho sempre fatto, sapete, e non so quanti fedeli, che anche molti sono morti, mi sono stati grati, soffrendo di avere pensato a Gesù in croce, perché ti rincuora. E uno dice: Signore, ma tu sei Dio e sei innocente, hai pagato questo, allora io di che mi devo lamentare? Posso avere il momento di, ma poi mi passa. Non mi dispero. Vedete, Ernest Hemingway si è sparato un colpo di pistola, lui che appunto cercare la gioia nel mondo, cercare la gioia fuori da Dio, questo è impossibile. E allora, concludendo, vorrei dare quindi il Tabor, qual è il vero Tabor, una conclusione a Photoshin. Eccolo qui il libro, ve lo mostro. È molto interessante questo libro, Fatti per l'eternità. Leggo e concludo. Se vedete folle di operai che vagano attraverso i campi con picconi in mano e setacci in spalla, dovete concluderne che non hanno ancora trovato tutto l'oro che cercavano, perché ogni mattina vanno a cercarlo di nuovo. Se vedete schiere di infermiere o di medici girare a bordo di autoambulanze o trasportando barelle, ne concluderete che la salute non è ancora stata trovata. Quando vedete gente che affolla i teatri o riempie i cocktail bar in cerca di nuove brezze, spinta dall'inquietudine, dovete dedurne che non hanno ancora trovato il piacere, perché se l'avessero trovato non andrebbero a cercarlo. Il solo fatto di potervi immaginare una felicità più grande di quella che ora possedete è una prova che non siete felici. Se foste perfetti, sareste felici. Non c'è dubbio che in un momento o nell'altro della vostra vita avete ottenuto ciò che credevate vi avrebbero reso felici, ma alla fine lo eravate davvero? Ricordate quando da bambini attendevate il Natale con ansia? Allora pensavate, questo però lui è americano, qui in America sembra questa attesa ancora più forte. Come sarò felice quando sarò pieno di dolci, con le mani colme di giocattoli, quando i miei occhi faranno l'altalena con le luci dell'albero carico di doni e di candele. È arrivato il Natale, dopo aver mangiato tutti i dolci, dopo aver spento tutte le luci e dopo aver maneggiato tutti i giocattoli fino alla sazietà, siete saliti a letto e avete detto al vostro piccolo cuore: né questo né quello ha soddisfatto la mia aspettativa. Io volevo pure mio papà, poveraccio, perché comprava i giocattoli, noi siamo gemelli, comprava il giocattolo a me e a mio fratello. Io poi, dopo che dicevo al mio gemello: non aprire il tuo prima io, e lui poveraccio non doveva aprirlo, allora io lo aprivo il mio, però poi volevo anche il suo. La felicità è così, non sei mai soddisfatto. Non sei mai. Ieri ho visto un signore che si drogava qui alla semaforo, si stava drogando. Ecco, chi si droga che fa? Cerca una felicità che non, in un mondo che non c'è, e quindi si droga sempre di più. Chi beve, chi fa sesso fuori dal contesto dell'amore. Avete provato migliaia di volte una simile esperienza, per esempio pregustando le gioie di un viaggio. Tuttavia, quando i piedi stanchi vi hanno riportato a casa, avete concluso: i 2 giorni più belli sono stati la partenza e il ritorno. A chi lo dice Photoshin? Guardate, vabbè, lasciamo perdere. Forse, qui non è però, questa è missione. Forse pensavate che il matrimonio vi avrebbe portato alla perfetta felicità. Invece, anche se vi ha recato qualche gioia, dovete ammettere che adesso l'amore della vostra sposa è diventato qualcosa di abituale. Perché mai tutti i canti d'amore dicono quanto saremo felici e nessuno di essi dice mai quanto siamo felici? La persona amata può essere il sole di ogni letizia, ma presto o tardi, come dice il poeta latino Lucrezio, uno rimane deluso per avere domandato a quella persona più di quanto essa potesse concedere ai mortali. Cioè, la persona di cui ci innamoriamo e chiamiamo, ci aspetteremo quello che poi non ci possono dare. A volte sono delusioni coscienti. Desiderate forse la ricchezza? La raggiungete e subito dopo cominciate a temere di perderla. Dice un proverbio: un morso d'oro non rende migliore il cavallo. La felicità umana non consiste nell'abbondanza di ciò che si possiede. Desiderate forse un nome famoso? Una volta raggiunta questa notorietà vi accorgerete che è simile a un pallone. Appena comincia a rotolare, i giocatori cominciano a cacciarlo. Ho sentito che Don Alberto Ravagnani ha detto che uno motivo per cui lasciava il sacerdozio è perché aveva paura, ha detto lui, che i numeri così alti che faceva fossero dipendenti dal fatto che era prete. Quindi lui ha detto: io ho voluto dimostrare che non doveva dipendere da questo. Incredibile, eh?
il successo, la fama, la felicità cercata nel mondo. Ne traiamo questa conclusione: volete essere perfettamente felici, ma non lo siete. La vita vi appare come una serie di contrattempi, come un continuo succedersi di delusioni. Come potete reagire a queste delusioni? Vi stanno davanti due soli modi diversi: o diventare cinici, cioè pessimisti, arrabbiati, disperati, o diventare religiosi. Volete diventare, concluderne che poiché la vita è una delusione, bisogna finirla al più presto, sfruttandola al massimo. In altre parole, dovreste afferrarvi ad ogni artificiosa eccitazione dei sensi, facendo della vostra vita un'incessante ricerca di ciò che si dice stare allegri. Volete invece reagire alla delusione della vita diventando religiosi? In questo caso direte a voi stessi: se ho bisogno della felicità è perché sono stato fatto per la felicità. Se in questa vita sono sempre deluso, bisogna ammettere che questa vita non dà la felicità e che io la cerco dove non c'è. In altre parole, io devo cercare la felicità altrove, cioè in Dio. Ecco perché è sbagliatissimo il modo di reagire proprio del cinico, che consiste a credere che lo scopo della vita consista nel cercare il maggior godimento possibile. La sua ricerca sarebbe ragionevole se foste soltanto animali, ma poiché siete costituiti da un'anima e un corpo, ne deriva necessariamente che nella vita ci sono gioie e piaceri. L'aragosta più squisita fa andare in estasi certa gente, ma neppure i più ghiotti diranno mai che questo li ha resi felici per sempre. Potete sentirvi sazi di piaceri, ma non vi sentirete mai sazi di gioia. Un ragazzo può pensare di non mangiare mai troppo gelato, ma ben presto si accorge di essere abbastanza ragazzo per mangiarne sempre. Il piacere può aumentare al punto da cessare di essere piacevole, può perfino diventare dolore se spinto oltre certi limiti, per esempio nel solletico o nel bere. L'alcolismo. Invece, la gioia di una buona coscienza, la gioia della prima comunione, la gioia di avere scoperto la verità non diventa mai penosa. Uno può diventare sazio del piacere di bere, ma nessuno potrà mai dirsi sazio della gioia del pregare. Che bella questa frase, è vero. La preghiera dà gioia. La preghiera risolve l'enigma. La preghiera è il tabor che risponde alla domanda: perché soffrire e come fare. Vi benedico, miei cari, vi aspetto più tardi per la catechesi alle ore 21:30. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Laudetur Jesus Christus. Avanti con Maria. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Con il sodalizio sacerdotale mariano internazionale vi invitiamo al raduno del 12 aprile a Milano alle ore 13:30, domenica 12 aprile per la festa della Divina Misericordia. Sarà un momento di grazia, ci sono altri sacerdoti che in questo momento non potevano essere qui e che verranno tutti a Milano per questo momento di grazia. Sarà una nuova Pentecoste, il Signore ci raduna da più parti di tutto il mondo, come nella Pentecoste, negli Atti degli Apostoli, perché possiamo poi andare in tutto il mondo a portare il messaggio della salvezza, il messaggio del Vangelo, il messaggio della verità e soprattutto la nostra appartenenza a María. Invitamos a todos los sacerdotes del fiel remanente de esta iglesia verdadera para que se reúnan y vayan a este encuentro tan hermoso que será con nuestro vicario, el vicario de Cristo. Los invitamos a todos, un saludo para todos los remanentes de todo el mundo, especialmente de Italia y de México, donde también habrá una visita del Papa en junio. Felicidades! Con il rosario in mano, popolo dei rosarianti, vi diamo appuntamento domenica 12 aprile a Milano, festa della Divina Misericordia. Avanti con Maria.